Siamo a Tramonti. Il vigneto è uno dei più vecchi che ci stanno in zona. Attualmente l'azienda si compone di 6 vigneti per una superficie vitata di 3 ettari, ma quest'anno qua siamo sulle 10.000 bottiglie. Il ramo che viene allevato dalla pianta madre e viene interrato e quindi genera un'altra vite. Perché se tu ti guardi intorno, di là è stato fatto così, di là ci sta un'altra pianta che è stata generata così. Sono venuti pure esperti a cercare di datare queste viti, però è un poco improbabile dire, diciamo. Sono piante che così da anni stanno qua, quindi possono essere 100, 200, 300 anni. Fino a 300 anni? Sì, di più pure. Quello che ti possiamo dire noi è che questo vigneto, la proprietaria è mia nonna, Ok. che a maggio fa 99 anni. Ma dai. Il suo papà l'ha comprata agli inizi del Novecento e l'impianto era così. Quindi probabilmente queste erano ceppi che c'erano già un tempo. Quindi come più di 150 anni l'avranno di sicuro. Questo sistema della propaggine lo hai anche in lontananza, cioè il ramo lo si interra non solo vicino alla pianta madre, ma anche si interrano rami in lontananza e quindi generano piante in lontananza, anche a 20-30 metri rispetto alla pianta dove è la pianta madre. Allora loro quando sono venuti a sistemarla la vigna, mio fratello che si occupa della campagna, hanno deciso che qua c'era dello spazio Sì. che doveva essere occupato. Allora che cosa hanno fatto? Questo ramo, che è di questa pianta qua, l'hanno interrato. Quindi è un ramo che per loro è un ramo vigoroso, è anche abbastanza vecchietto, secondo me avrà più di 4-5 anni, sicuramente. Quindi che cosa succede? Questo radicherà. E quindi il prossimo anno, oppure quando loro decideranno, verrà tagliato e da questo si creerà una nuova pianta. Come vedi qua ci sono anche, vedi, questi sono rami giovani, quindi da qua tirerà fuori una nuova pianta di tintore. Questo però ci vuole del tempo per radicarlo, quindi se ne passerà il prossimo anno. Quindi questo è un ramo laterale. In teoria tu invece di tagliarlo, che cosa fai? Lo interrano, radicano e crea praticamente una nuova pianta. Quindi queste vecchie che tu vedi è come se sono delle figlie di una stessa pianta che nel corso del tempo si sono riprodotte tra di loro. Il sistema della propaggine perché veniva utilizzato un tempo? Perché non c'era mercato delle barbatelle americane, quindi il portainnesto americano non esisteva. E qua la vite mediterranea, europea, che veniva allevata in questo modo qua. I motivi sono diversi. Uno perché come vedi gli spazi, ti guardi intorno, gli spazi sono stretti, quindi da questi appezzamenti il contadino un tempo doveva ricavare tutto quello che gli serviva, a parte l'uva, poi sotto doveva piantare, quindi piantava tutto ciò che gli serviva per gli animali, quindi il foraggio, perché qua c'erano allevamenti di mucche, e quello che gli serviva a lui per l'annata, quindi patate, fagioli, qua si impiantava per esempio una varietà di grano sotto le viti che era bassa, quindi c'era consociazione, vite e ortaggi. E poi l'altro sistema perché la pergola? Perché qua quando soffia il vento di tramontana, che probabilmente arriverà in questi giorni, soffia forte. Quindi questo era un sistema di protezione, questa pergola. Quindi creare questo, come vedi qua, questo vigneto che anche è bello fitto, con la pergola sistemata, è un sistema per cui la pianta si protegge, poi nel periodo della raccolta protegge i grappoli. E ne abbiamo avuto dimostrazione nella passata praticamente stagione, perché durante il periodo della raccolta abbiamo avuto vento di tramontana e questo vigneto non ne ha risentito. Invece in altre zone con vigneti in cui non era fitto, quindi non era coperto, c'era qualche defezione nei pali che erano un po' vecchie, l'ha colpito in pieno e quindi abbiamo avuto un po' di danni. Allora questo è un vigneto, qua siamo più o meno sui 450 metri sul livello del mare, il mare è giù e siamo praticamente a 2 passi dal valico, che è un valico di Chiunzi, che è uno degli ingressi per la costiera. Allora,
Quella che vedi di fronte che c'è il cappello coperto è la montagna più alta di Tramonti, che è la Monte Cerreto. Abbiamo il mare sì vicino, ma qua è più che altro un clima di montagna, lo definirei. Dietro queste montagne, dietro di te, dietro queste montagne c'è il Vesuvio. E il Vesuvio nel corso degli anni, con l'eruzione anche che c'è stata alla fine nel 1944, quindi l'ultima, ha portato qua materiale, ha lanciato qua materiale, quindi Questo materiale piroclastico piroclastico. sarebbe diciamo materiale vulcanico. Qua durante la seconda guerra mondiale erano in piena crisi, povertà, a parte la guerra, le bombe, poi qua c'è stata l'avanzata degli americani praticamente, che è arrivata e ha portato via i tedeschi. Quindi già erano loro in difficoltà e quando è arrivata l'eruzione del Vesuvio, nostra nonna racconta che è stato lo stop, cioè nel senso non si poteva raccogliere nulla, tutta era coperta dalla cenere, c'è stato un momento un po' di come si dice, di crisi. Diciamo che il ricordo degli americani che sono sbarcati qua però è positivo perché hanno portato cioccolato, caffè, c'è qualcosina. Gli americani avevano assoldato qua dei ragazzini, i ragazzini ormai sono anziani, che dovevano aiutarli a rifornire le munizioni qui su queste montagne qua, per mandare via i tedeschi, che poi ci sono riusciti. Queste che vedi tu arancioni sono tutto salice, quindi anche nei vigneti non si utilizza plastica e si utilizzano questo salice che anche questa è legata alla tipicità del territorio, perché qua ogni appezzamento aveva ai margini, diciamo, piantati i salici che servivano a legare i tralci, a legare le piante al palo e all'impalcatura praticamente, ai rami tra di loro. Questi invece sono i sarmenti, sono prodotto della potatura e queste sono delle fascine che hanno anche qua un po' di funzioni, sono diverse. Allora, l'una in questo momento ha una funzione di lotta biologica, perché qua praticamente adesso in estate verranno attaccate dal tarlo, il tarlo del legno, invece di attaccare le piante praticamente attaccheranno qua i sarmenti, quindi qua fanno tutto il ciclo riproduttivo, quindi si riproducono e poi a fine stagione queste sono fascine che poi andranno bruciate. E un tempo queste fascine qua venivano poi anche utilizzate per l'accensione dei camini, del forno, per il pane. Il contadino lo utilizzava per vari sistemi. Ma questo è un ramo giovane praticamente, non ha poco legno, quindi è un ramo relativamente giovane. Questo è stato interrato, salito e questo, vedi, creerà qua una nuova pianta. Una caratteristica del tintore in particolare, che ha questi rami che nel nostro si corre a lungo, cioè sono rami che partono dalla pianta madre, scendono anche di 20-30 metri. Questo è il ramo, vedi, scende giù, giù, guarda qua, giù. Qua si ramifica, e qua va così, e poi scende giù. Vedi dove arriva? Qua e qua. Andiamo qua e va qua. E qua scende, qua si ramifica di nuovo e scende giù. Questo è uno dei due. Questo è un ramo laterale, vedi? Vedi dove arriva? Da quello là? Da quello là Sì. che si è biforcato è sceso giù di là. E qua poi per portare un frutto sono 3-4 gemme. Fruttifica sulle gemme estreme, non le prime gemme. E questa caratteristica qua poi ha spinto il contadino, insomma, ad allungare sempre il ramo per farlo produrre. Se tu tieni conto di come viaggiano i rami su in aereo e quelli radicali, pensa delle radici come viaggiano sotto da una pianta del genere. Quindi è quasi come se fosse un'unica pianta, no? È tutto, cioè da una pianta quanto spazio alla fine ti occupa in un pezzettino così piccolo. Nel 2017 siamo stati da febbraio a forse alla fine la prima pioggia vera e propria c'è stata a novembre, qualcosina a settembre, poi novembre è stata, quindi vedi quanti mesi senza acqua.
Questo è stato il vigneto che alla fine l'anno successivo ne ha risentito di meno. Gli altri, quelli più giovani, un po' hanno sofferto la mancanza d'acqua. Questo invece è rimasto indenne. Dico, l'impianto del vigneto, questo è un 90% tintore, 10% viti rossi. E gli impianti qua tradizionali, vecchi, e per noi anche quelli diciamo più recenti, sono tutti impianti non mono vitigno, ma sono tutte un mix di varietà diverse. Quindi vengono messi insieme per noi tintore, piedirosso, moscio, che è un'altra varietà bacca rossa, e poi le varietà di bianco.